E bentornati, ben ritrovati, ben rivisti e ben risentiti. Come ogni settimana il primo dei due appuntamenti di Una vita da lontano arriva come sempre a raccontarvi chi ci sarà ospite nella puntata del giovedì della live, ma insomma chi ci sarà nella prossima puntata che ascolterete sui podcast. Come sempre vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali, cliccare sulle campanelle così sapete quando siamo live o quando c'è un nuovo video. Io sono Raffaele Abrozzi e con me Sebastian Vettel e Fernando Alonso ad accompagnarmi in questo viaggio di questa settimana. Sei muto. Sì, Alonso. Sei muto? Gli hanno tolto la chiave, non riesce a accendere. Smutalo tu, smutalo tu, regista. Dai, funziona. Come non funziona? Va bene, Emiliano, intanto scusate amici, prego. Come che tristezza, che impreparazione. Io non mi sono mutato, ciò vuol dire che il nostro adorato regista, oltre a scegliere i nomi, sceglie anche chi parla, per cui mi ribellerò al dominio e all'assolutismo che viene implementato in questa trasmissione da qualche puntata a questa parte. Ecco. Presto una nuova ribellione a vita da lontano. Detto la dittatura. Ecco, poi avvertitemi quando mutate, perché mi potrei spaventare del vostro terzo braccio. Io primavera muto la muta. Muta. Allora, benvenuti, scusate, ciao a tutti. Piero ha avuto i suoi problemi tecnici che ci dobbiamo inventare, altrimenti non sappiamo come andare avanti, perché siamo abituati, proprio siamo stati formati nelle difficoltà. Arrivavamo in radio, accendevamo una cosa, andavamo in diretta e quella cosa non funzionava. Sei bello, arrivavamo in radio e bisognava sfondare la porta con una carta di credito. Ecco, io non direi proprio, anche quello c'era. Quella è un'altra storia. Non è per questo podcast, questo programma che si chiama Una vita da lontano, che è dedicato agli espatriati, e quest'oggi abbiamo, scusa Raffaele, puoi switchare l'immagine grande con l'immagine piccola? Esatto, abbiamo un'altra ospite, quindi abbiamo fatto una doppietta 2 settimane di fila, 2 donne. Giulia Bianco, benvenuta da Londra, Regno Unito. Torniamo su uno dei tanti luoghi del delitto, ovviamente con una, diciamo così, colorazione diversa, dovuta appunto alla nostra ospite. Benvenuta, è un piacere che tu sia con noi. Allora, noi abbiamo fatto di tutto nel fuori onda per non metterti a tuo agio, per confonderti, per metterti i bastoni tra le ruote. Sappi che non è né un test né tantomeno una prova per diciamo così, un colloquio di lavoro, ma è perché noi siamo così, dipende dalle giornate. Oggi ci hanno cambiato l'ora da quella a quell'altra, e io sinceramente non so più se è giorno e notte, se è comunque. Giulia sarà la nostra ospite di giovedì 1 aprile, 44esima puntata, 12esima della seconda stagione. A te la camera, a te il microfono per presentarti e per far scegliere agli ascoltatori se venirci a sentire oppure no. Bene, ciao a tutti, sono Giulia. La mia vita da lontano è da Londra, ma veramente io sono espatriata già da tantissimi anni, quindi una vita da lontano anche da Dubai e da Tokyo, quindi se volete sapere qualsiasi cosa su Londra, su come si vive in un paese asiatico, su come si vive in un paese arabo come donna, spero di vedervi tutti il giovedì prossimo. E cosa posso dirvi? Da brava italiana sono una grandissima amante del cibo, e infatti tra una mezz'oretta partirà l'aperitivo. Niente, avete citato Alonso, Formula 1, speriamo la volta buona che la Ferrari vinca quest'anno, perché non sono un amante del calcio, ma la Formula 1 invece mi interessa un po' di più, quindi speriamo invece che quest'anno vada un po' meglio dell'anno scorso. Invece, prima di lasciare la parola ai due piloti qui per i saluti del promo, il blog che hai tu di viaggi si chiama Lounge Stories, ed è un blog sito che gestisco dall'anno scorso. Ovviamente c'era la pandemia, quindi ho iniziato a gestire un blog sui viaggi perché mi sembra il tempismo era perfetto.
è dettato da tutta la mia esperienza nel mondo del viaggio, perché io vengo da questo fantastico mondo del turismo che adesso è un po' là, è un po' in bilico, quindi se volete avere consigli un po' su viaggi, su hotel, altre cose culturali, io me ne occupo là sul blog, è scritto in inglese, quindi un po' accessibile a un po' tutto il mondo, quindi... Perfetto. Se volete anche praticare un po' di inglese, venite, guardate. Sì, qui potevamo fare una... Se dovessi iniziare un blog sulla cucina a Vertici una settimana prima, almeno facciamo le scorte per la carestia. Allora, intanto trovate il link del blog di Giulia in descrizione qui sotto, e poi ovviamente ne parleremo un po' meglio giovedì. Emilia. Assolutamente. No, io stavo dicendo che ovviamente quando le cose ci mancano, da bravi italiani ne parliamo, e quindi quando non si può mangiare parliamo di cibo, quando si può mangiare parliamo di cibo, quando si può viaggiare parliamo di viaggi, quando non si può viaggiare parliamo di viaggi, e quindi è una cosa la storia della mia vita abbastanza giusto e naturale, per cui l'appuntamento è a giovedì 1 aprile, e non è uno scherzo. Giulia è la nostra ospite designata, non è che stiamo facendo tutto questo poi per cambiare l'ospite e farvi uno scherzo. State tranquilli, 44esima puntata, seconda stagione, 12esimo episodio, alle ore... Ricordiamolo, giovedì 1 aprile, quindi April's Fool, per chi non lo sapesse, o anche pesce d'aprile. Preparatevi, perché ne abbiamo in serbo tantissimi. Anche in croato. Alle 18:30 GMT, 19:30 orario dell'Europa del Sud, con l'eccezione del Portogallo, che gli fa figo tenere l'orario inglese, oppure 20:30 se vi connettete da Atene a Oriente, più o meno vicino. Appunto, essendo pesce d'aprile, anche tutti i nostri appassionati fan che vivono e festeggiano April's Fool, e quindi sono a Full Dam nel South Australia, potranno connettersi comodamente invece venerdì mattina alle 4, venerdì mattina 2 aprile alle 4, in modo tale da seguirci in diretta. Perfetto, questo era il promo della domenica di Una vita da lontano live in podcast. Registratevi, iscrivetevi, cliccate sulle campanelle, e noi ci vediamo giovedì e ci ascoltiamo su tutti i podcast del mondo. Ciao.